Ciao a tutti, oggi andiamo a rispondere a una delle domande più frequenti che troviamo in internet che fanno i proprietari quando vanno a cercare su Google, perché vedono che il loro cane fa qualcosa di strano e quindi chiedono ovviamente informazioni a dottor Google. Chiedete sempre informazioni al vostro medico veterinario. Ci sta comunque controllare ogni tanto e spero che magari capitiate sul mio video, così vi do magari una spiegazione abbastanza corretta. Poi ricordatevi sempre che un video non fa una diagnosi e che la visita clinica non è un optional, è fondamentale, perché come vedrete in questo video ci sono tantissime cause per cui un cane può leccarsi. Partiamo soprattutto dal motivo principale per cui un cane si lecca le zampe, che è il prurito. Il vostro cane tendenzialmente si leccherà le zampe perché ha prurito. Il prurito chiaramente può essere dovuto da diverse patologie. Banalmente partiamo con, visto che è primavera, inizieranno la stagione dei forasacchi, si è infilato un forasacco, quindi presenza di forasacco con ascesso da forasacco, quindi si leccherà una zampa. Tendenzialmente in quel caso se ne lecca una, a meno che sia stato così fortunato a prendersene in ogni zampa, però tendenzialmente si leccherà una zampa, al massimo due, dai, tutte e quattro. Mi è capitato di trovare 4 forasacchi in 4 zampe diverse, quindi in quel caso lì poteva leccarsi tutte e 4, però in quel caso lì di solito è una zampa. Quando invece si lecca un po' tutte le zampe, può esserci che ci sia una patologia dermatologica. Fondamentalmente molto spesso possiamo avere delle micosi, possiamo avere delle pododermatiti batteriche, possiamo avere la demodicosi causata dal Demodex, che è un parassita, possiamo avere la causa, diciamo, principale molto spesso, ma non, ripeto, come avete visto, non unica, può essere un'allergia alimentare. Tendenzialmente quando c'è un'allergia alimentare si leccano le zampe, un'atopia, ovvero un'allergia ambientale. Si leccano le zampe anche in quelle malattie autoimmuni come il penfigo e il lupus. Quindi come ci sono delle dermatiti, per esempio dermatiti da larve di ancilostomi, pidocchi, si leccano fondamentalmente per tantissime cause dermatologiche ed è il motivo per cui la visita dermatologica è importantissima per inquadrare il problema e dare la giusta terapia, proprio perché esistono veramente tantissime cause che possono dare prurito. Può leccarsi anche per il dolore. Un cane, per esempio, che si fa male a una zampa tenderà a leccarsela, quindi il leccamento per attutire il dolore. E poi a volte possono esserci delle cause neurologiche e vascolari in cui il cane si lecca e molto spesso se la mordicchia perché fondamentalmente la sente come estranea, perché fondamentalmente quando c'è un problema neurologico o vascolare gli dà proprio fastidio e quindi tendenzialmente cercherà di leccarsela, di morsicarsela. Quindi diciamo le tre cause possono essere prurito, dolore e fastidio, diciamo, perché c'è un problema magari importante a livello neurologico, quindi l'arto lo sentono meno. Quando c'è, diciamo, quando c'è un'interruzione, cioè per esempio una paralisi totale, magari non se ne accorgono neanche, ma quando c'è quella via di mezzo in cui sentono, magari c'è la sensibilità profonda ma non superficiale, in quei casi lì magari tendono ad avere molta attenzione di quell'arto perché gli dà fastidio, quindi la maggior parte dei casi è per il prurito. Poi ci sono delle cause, ripeto, di dolore, banalmente il forasacco che si impiglia gli dà fastidio male e cerca di leccarselo. E poi ci sono queste cause, diciamo, neurologiche, vascolari che il cane sente strane e quindi magari tende a leccarsi. Esistono anche situazioni comportamentali, ma ripeto, la causa principale del perché il vostro cane si lecca è probabilmente legata al prurito, quindi quando voi vedete il vostro cane che comincia a leccarsi con insistenza le zampe,
non dovete fare nulla, non cercate su dottor Google, ma andate dal vostro medico veterinario perché va inquadrato il problema e va risolto, va valutato se è il prurito, se è dolore, se c'è qualche problema più importante. E poi se ha prurito va valutato la causa del prurito. Ripeto, vi ho elencato alcune delle più frequenti, che sono di solito le allergie alimentari, le atopie, ripeto, le piodermiti, la dermatite da malassezia, che avete queste zampe marroni. C'è una serie di patologie che possono causare il leccamento tra le zampe, quindi mi raccomando, visita veterinaria, individuiamo il problema, curiamo il cane. Ricordatevi sempre, questo voglio sottolinearlo, molto spesso la dermatologia veterinaria è formata da una causa principale e una causa secondaria. Le cause secondarie non sono tantissime, sono batteri, lieviti, malassezia e la demodicosi, mentre le cause principali sono tendenzialmente tante. Quindi se voi curate la causa secondaria ma non la causa principale, all'inizio starà bene, ma poi chiaramente riprenderà a stare male il cane. Quindi dovete gestire bene dal punto di vista dermatologico la situazione e curare il vostro cane nella maniera corretta, lesione secondaria e lesione principale. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se siete interessati a seguire questo canale iscrivetevi, e se volete lasciarmi delle domande di curiosità oppure anche legate al vostro cane che posso poi inquadrare in un video, sarò felice di rispondervi. Un saluto a tutti e alla prossima.